Timballo di anelletti siciliani con ragù e melanzane fritte. Buongiorno a tutti amici, oggi prepariamo una ricetta davvero bellissima, di grande effetto. Ne approfitto per salutare tutti gli amici siciliani che guardano i miei video. Questa ricetta è davvero buonissima e davvero molto bella da portare in tavola. Se vi va, preparatela insieme a me. Prendiamo 2 belle melanzane grandi, le laviamo e dopo le andiamo a sbucciare. Se volete potete mantenere la buccia, a me non piace particolarmente perché è un po' dura, però se vi piace potete anche lasciarla. Dopo mettiamo la melanzana in questa maniera e andiamo a tagliare delle fettine lunghe e abbastanza sottili. Quando avremo finito di affettare entrambe le melanzane, andiamo a fare un passaggio davvero molto importante, cioè prendiamo una bacinella capiente, mettiamo uno strato di melanzane e per ogni strato dovremo andare a metterci anche un pizzico di sale abbondante. In questo modo le melanzane rilasceranno tutta l'acqua amara e scura di vegetazione che hanno al loro interno. Mettiamo un piatto sulla superficie e 2 belle bottiglie di acqua e lasciamo riposare per circa un'oretta, ma anche 2 se avete tempo. In questo modo vedrete quanta acqua scura rilasceranno. Nel frattempo andiamo a preparare il ragù. Quindi ci facciamo un bel trito di cipolla, sedano e se volete anche la carota. Quindi prendiamo un tegame capiente, versiamo circa 3 cucchiai di olio extravergine e soffriggiamo il tutto. Dopo qualche minuto andiamo a inserire all'interno del tegame anche la carne macinata, circa 350 grammi. La carne può essere soltanto di bovino se volete un ragù più magro come quello che faccio io, oppure può essere mista, quindi una parte di suino e una parte di bovino, come preferite. Con il cucchiaio andiamo a schiacciare. Mescoliamo . Insaporiamo con un po' di pepe nero macinato fresco e aggiustiamo di sale. Sfumiamo la carne con un bel bicchiere di vino rosso. Facciamo sfumare il vino completamente prima di aggiungere il pomodoro. Ho macinato circa 800 g di pomodori pelati. E lasciamo cuocere il nostro ragù per circa un'oretta.
Adesso è il momento di friggere le melanzane. Utilizziamo dell'olio per friggere. Dopo circa un'oretta, guardate quanta acqua di vegetazione hanno rilasciato. È davvero tantissima. Così le melanzane restano belle chiare, sono dolci e sono davvero molto buone. E assorbono pochissimo olio durante la frittura. Le ho adagiate su un canovaccio e adesso le vado ad asciugare bene, premendo con un altro canovaccio, in questo modo. È anche un ottimo antistress, come potete notare. Bene, siamo pronti, andiamo a friggerle in olio caldo, poche per volta. Le facciamo friggere finché saranno belle dorate. Avendo cura di andarle a rigirare. Le facciamo quindi scolare su carta assorbente. Guardate come sono belle, sottili e asciutte. Continuiamo così fino a friggere tutte le melanzane. Quando avremo finito, prendiamo una pentola e portiamo l'acqua a bollore, aggiungiamo il sale e quindi la nostra pasta. In questo caso sto usando gli anelletti siciliani. Mi occorrono 250 grammi per fare uno stampo da ciambella da 24 cm. Seguite le istruzioni riportate sul retro della confezione per quanto riguarda la cottura. In quella che ho acquistato io c'era scritto di farla cuocere per 3 minuti, più naturalmente la cottura in forno. Poi è il momento di andare a tagliare a cubetti il formaggio. Potete utilizzare un caciocavallo, una provola, una scamorza o una mozzarella molto asciutta, in base a quello che avete in casa naturalmente. Come vedete, questo è il mio stampo da ciambella, è in silicone e quindi ci aiuterà poi nel momento in cui andremo a sformare. Adagiamo le nostre fettine di melanzana sul fondo. Nel frattempo, amici, se vi va lasciate un bel like a questo video se vi piace la ricetta e se non siete iscritti siete davvero i benvenuti. A me fa davvero molto piacere avervi in questa fantastica community di appassionati cuochini e cuochine. Con le melanzane che ci restano andiamo a fare un po' di cubetti che inseriremo all'interno del ragù. Quindi prendiamo il ragù, inseriamo all'interno le melanzane che abbiamo tagliato al coltello, aggiungiamo circa 120 g di parmigiano grattugiato fresco, e poi versiamo all'interno i nostri anelletti. Come vedete non vado ad aggiungere né il salame né il prosciutto né i piselli, che generalmente sono ingredienti che vengono utilizzati. Questo perché ho voluto fare una versione mia più leggera ma davvero molto gustosa, ve lo assicuro. Inoltre mi piace aggiungere delle foglie intere di basilico perché rendono il tutto ancora più buono.
versiamo una manciata di parmigiano sulle nostre melanzane e poi possiamo riempire con la pasta. Come vi stavo dicendo, lasciando il basilico intero, nel momento in cui si va a mangiare si può scartare facilmente. Però nel frattempo hanno rilasciato tutto il loro profumo queste belle foglie di basilico. Poi melanzane, basilico, pomodoro sono davvero un classico della cucina italiana, irresistibile. Riempiamo tutto il nostro stampo e con il cucchiaio facciamo un po' di pressione. Terminiamo con una spolverizzata di parmigiano e le fettine di melanzane che ci sono avanzate. Mettiamo il tutto in forno preriscaldato statico a 200 gradi per circa 25-30 minuti. Fino a che vedremo che le melanzane saranno diventate belle, dorate, scure. In questo modo lasciamo raffreddare almeno per 20 minuti prima di andare a rigirare lo stampo, poi ci aiutiamo con un piatto in questo modo e guardate la bellezza. Wow, è davvero stupendo! Cosa ne dite? Vi piace? Un piatto molto scenografico ma anche semplicissimo da realizzare. Possiamo decorarlo così con foglie di basilico e qualche pomodorino qua e là che danno un po' di colore. È davvero un piatto stupendo e vi posso garantire che è anche molto buono. Potete prepararlo per questa domenica, fatemelo sapere qua giù nei commenti se lo preparerete e in questo caso mi piacerebbe tanto vedere le foto delle vostre realizzazioni, potete mandarmele su Instagram, vi lascio tutti i miei link qua giù nell'info box se volete seguirmi su Instagram e su Facebook. Io vi aspetto e vi mando un grande bacione, ciao!